Stile inglese senza tempo, il fascino, la potenza, l'eleganza. Cristiano Luzzago a bordo dell'Aston Martin DB7. Amici appassionati di automobili da collezione, oggi presentiamo un modello di Aston Martin, la DB7, che è quella che ha dato una vera svolta nella produzione di questa marca. Infatti, prima della DB7, l'Aston Martin, che produceva Newport Pagnell, era un'industria prettamente artigianale. Alla fine degli anni '80 io fui invitato dalla dirigenza di Aston Martin, che all'epoca era in gran parte di proprietà dell'armatore greco Peter Livanos, che aveva finanziato Victor Gauntlet, che era stato quello che aveva acquisito la marca poco prima. Fui appunto invitato a visitare gli stabilimenti. Rimasi molto colpito dal fatto che all'epoca le vetture in produzione, che erano le 8 cilindri, fossero interamente costruite a mano. Addirittura i parafanghi venivano martellati da un artigiano specializzato e modellati completamente sulla vettura, quindi dei costi elevatissimi. Questi costi naturalmente inducevano la fabbrica a poter produrre solo un limitato numero di vetture, perché anche gli acquirenti finali potevano essere assolutamente pochissimi. Con l'avvento della Ford, invece, la visione fu completamente diversa. Ford, come ricordiamo, acquisì entrambi i marchi Aston Martin e Jaguar, e infatti questa vettura fu inizialmente studiata dalla Tom Walkinshaw Racing, che era da tantissimi anni, già dagli anni 70, in collaborazione con la Jaguar per le vetture da competizione, e dal famoso designer Ian Callum, che arrivò a produrre e a disegnare le Jaguar fino quasi ai giorni nostri, e questa vettura avrebbe dovuto essere la erede della Jaguar E-Type, la F-Type. Però la dirigenza in quel momento decise che, data la necessità di avviare il marchio Aston Martin verso una maggiore produzione e soprattutto di rilanciarlo anche economicamente, questo modello fu ridisegnato nel frontale, dandogli proprio quel family feeling delle vetture Aston Martin, e divenne a tutti gli effetti il modello di grande produzione di quegli anni, e infatti ne furono prodotte 7.000, vendute in tutto il mondo, quando precedentemente l'Aston Martin dei propri modelli poteva costruire solo qualche centinaia di vetture o poco più magari di un migliaio. Fu superata soltanto in un'epoca molto più recente dalla DB9, che fu prodotta invece in 20.000 esemplari. Perché questa vettura nacque sotto l'egida della Jaguar? Tom Walkinshaw insieme a Ian Callum partirono proprio da quella che era la base della piattaforma oramai stracollaudata della Jaguar XJS, modificandola naturalmente sia a livello telaistico che tecnico, partendo già da un qualcosa di esistente proprio di casa Jaguar, e fu completamente rifatta la carrozzeria, e naturalmente Walkinshaw utilizzò il motore 3002 della Jaguar, fu dotato di un sovralimentatore e di conseguenza portato a 335 cavalli per una velocità di quasi 270 km/h. Tuttavia questo progetto rimase congelato in attesa di decidere che diventasse un Aston Martin e non una Jaguar. Infatti questa vettura non fu prodotta negli storici stabilimenti dell'Aston Martin a Newport Pagnell, ma nel nuovissimo stabilimento della Jaguar, appena inaugurato, a Bloxham nell'Oxfordshire.
Per questo modello, oltretutto, fu fatto un investimento per l'epoca molto basso, perché fu solo di circa 30 milioni di sterline, quando sappiamo che avviare la produzione di un nuovo modello normalmente può costare molto ma molto di più. E questo fu anche la sua fortuna. Questo modello, che cambia radicalmente rispetto alle V8 che erano comunque parallelamente in produzione, ha naturalmente una linea più moderna, molto più adeguata agli anni 90, sinuosa e accattivante, perché questa produzione è stata fatta dal 93 fino al 2003, è stata una delle più belle auto prodotte. E oltretutto il motivo per il quale è stata commercializzata in larga scala era proprio perché, oltre ai costi iniziali di progettazione molto contenuti, furono utilizzati, grazie al fatto che la fabbrica era sotto l'egida della Ford, anche varie componentistiche minori che erano mutuate da altri modelli del grande universo Ford. Questo modello, che come abbiamo detto in sostanza nacque in casa Jaguar, consentì anche di avere una delle prime ottimizzazioni industriali, perché sulla stessa telaistica fu prodotta in seguito, nel 96, anche la XK8, che fu considerata la vera erede della Jaguar E-Type. Questo modello, secondo la mia opinione, è uno dei più belli e più sobri prodotti dall'Aston Martin, perché differentemente dai modelli precedenti, che erano molto simili alle muscle car americane, e forse era proprio quello l'indirizzo che si era dato all'inizio degli anni 70 per la produzione di quella linea, questa invece ha delle dimensioni molto più contenute, molto più slanciate e con una linea che, se vogliamo, è anche molto più sensuale rispetto ai modelli precedenti o anche alla Virage, che era tuttora in produzione negli stabilimenti di Newport Pagnell. Infatti è una linea molto slanciata, che a me personalmente piace anche di più di quella nata successivamente, che era la DB9, in quanto più corta e comunque meno classica. Io apprezzo molto le linee classiche e questa secondo me è una delle migliori, unitamente anche al fatto che a livello di manutenzione questa vettura non ha i costi di determinate altre vetture Aston Martin, come ad esempio la 12 cilindri, che è stata introdotta sul mercato a qualche anno di distanza, che ovviamente era il modello più prestazionale, 6.000 di cilindrata, quindi quasi raddoppiata, e che comunque la rendeva una macchina un po' più estrema rispetto a questa. Questa vettura, oltre alla splendida linea disegnata da Ian Callum e alla grande meccanica curata e migliorata dalla Tom Walkinshaw Racing, naturalmente ha un grado di finiture interne che sono assolutamente degne di quella che è la tradizione Aston Martin, in radica di legno e interni completamente in pelle Connolly. Tutto molto dettagliato, molto ergonomico e al passo coi tempi della sua produzione. L'Aston Martin DB7 coniuga caratteristiche di tecnologia estetica che la rendono per un collezionista un'automobile molto bella, intrigante e certamente un buon investimento nel tempo.